Salve, benvenuti o bentornati. Prosegue il corso sul Candy Wrapper. Dopo le righe zig-zag, come annunciato, è la volta delle righe lineari. Righe zig-zag e lineari hanno diversi aspetti in comune e qui non li ripeterò, ma quando sarà il momento ve lo farò presente e inserirò una scheda. Il mio consiglio comunque è quello di dare sempre uno sguardo anche in descrizione. Nelle righe lineari le tessere si inseriscono una nell'altra allo stesso modo visto per le righe zig-zag. Si sfruttano quindi le tasche presenti in ciascun elemento. Quello che cambia è la direzione di inserimento delle tessere. Questa breve animazione mette in evidenza le differenze costruttive delle due righe. A sinistra viene composta una riga zig-zag, a destra una riga lineare. Come si vede, il procedimento è uguale per entrambe fino alla seconda tessera. Poi, a partire dalla terza, la direzione di inserimento delle tessere nella riga lineare cambia. Altra differenza importante è nel numero delle tessere. Alla riga lineare serve una tessera in più. La comparazione riesce meglio se anche la riga lineare ha la stessa inclinazione di quella zig-zag. Se mettiamo a confronto le due tipologie di righe, osserviamo che le righe lineari portano, come si vede, ad un raddoppio dei quadrati. Sebbene osservandole verticalmente, a conti fatti, è la riga zig-zag ad essere leggermente più alta, ma quando le righe lineari vengono sovrapposte guadagnano velocemente dimensioni in altezza. Questo significa che per ottenere una superficie bidimensionale di una certa estensione, con l'assemblaggio lineare delle tessere serviranno meno righe. La riga lineare che vedete potrà sembrare finita e pronta per l'uso. Nella realtà non lo è, perché la prima e l'ultima tessera non sono complete. C'è sia un problema di uniformità di trama che di spessore. Anche in questo caso, proprio come visto per le righe zig-zag, per risolvere il problema servono le mezze tessere. Delle mezze tessere si è già parlato nel video dedicato alle righe zig-zag. Se non sapete cosa sono, come ottenerle e come applicarle alla riga, vi rimando al video suddetto. Vi consiglio di andare in descrizione dove c'è l'indice e saltare in questo modo direttamente alla parte interessata. Per completare la riga lineare servono due mezze tessere. Una da applicare alla prima tessera e una da applicare all'ultima tessera della riga. Vanno entrambe inserite nel modo corretto, scegliendo un'opportuna alternanza dei tunnel che si formano. Infine andranno fissate con filo di nylon per evitare che fuoriescano durante la cucitura tra righe. Vedremo invece in seguito che per diventare un anello una sequenza lineare di tessere deve avere un aspetto leggermente diverso da quello di una riga. Diversamente dalle righe zig-zag che sono compatte, le righe lineari hanno, in alcuni punti, dei problemi di disgiunzione tra le tessere. Le disgiunzioni sono presenti su tutta la lunghezza della riga e hanno un andamento alternato. Laddove sopra le tessere sono continue, sotto si aprono e viceversa. Il problema delle disgiunzioni si può risolvere in due modi. Cucire e chiudere direttamente sulle singole righe lineari tutti i punti problematici con del filo di nylon, oppure occuparsene in un secondo momento quando più righe verranno cucite tra loro, e quindi oltre a unire le righe si provvederà anche a sistemare le disgiunzioni. Io personalmente preferisco la seconda soluzione, ma la vedremo in dettaglio quando ci sarà la lezione dedicata a come cucire insieme le righe. Vediamo in che modo le righe lineari verranno rappresentate graficamente nei cartamodelli dei progetti. Il disegno A di color beige non rappresenta una riga lineare completa, poiché mancano le mezze tessere. La rappresentazione corretta invece è la B. In alto, sul disegno B, ci sono dei numeri utili per il conteggio veloce delle tessere. In questo caso al numero più alto, moltiplicato per 2, va tolto 1. Quindi, con riferimento al disegno, si ha 8 per 2 uguale 16 meno 1 uguale 15. Per realizzare questa riga servono 15 tessere più 2 mezze tessere. In tutti i progetti saranno sempre indicate le dimensioni delle tessere ed il rispettivo conteggio, comprensivo sia delle tessere che delle mezze tessere. Bene, per quanto riguarda le righe lineari è tutto. Il prossimo argomento del corso saranno le righe articolate. Vi ricordo che se siete interessati al corso, qui su eDays c'è un'intera playlist dedicata a questa tecnica e lì sono raccolte tutte le lezioni dalla prima all'ultima.